Salute a tutti. Lorenzo Allegranti. Chi era Lorenzo Allegranti? Era l'autista dell'ambulanza di Montespertoli che andò a soccorrere Paolo Mainardi. Di lui se ne è sentito parlare molto, soprattutto per quanto ne scrisse Nino Filastò nel suo libro, il solito libro Storia delle merende infami. Ecco, qui devo dire una cosa riguardo Filastò. Purtroppo in questi miei primi video molto spesso prendo in esame le ipotesi fatte dall'avvocato, dal bravo avvocato di Vanni per criticarle. E purtroppo lo devo fare perché io mi sono proposto di liberare tutto il terreno di questa vicenda da quelle che ritengo personalmente, a mio personale giudizio, che però cerco sempre di dimostrare, ritengo che siano, diciamo, delle scorie, delle questioni delle quali liberarsi per poter capire un po' meglio come poi andarono effettivamente le cose, no? Ecco, in questi primi video lavoro tanto sulle ipotesi di Filastò. Più avanti lavorerò sulle ipotesi di altri personaggi che sono entrati in questa vicenda e che hanno, diciamo così, messo su delle questioni di cui liberarsi anche molto più grosse. Possiamo dire, gli investigatori, insomma, Perugini con Pacciani, Giuttari con i compagni di merende, di Mignini mi sono già occupato con Narducci, con la questione Narducci già in qualche video, lo farò ancora. Vabbè, comunque, oggi parlerò ancora di un'ipotesi di Filastò che riguarda appunto questo personaggio, Lorenzo Allegranti. Leggiamo cosa ne scrisse nel suo libro Storia delle merende infami, pubblicato nel 2005. Allegranti si presenta nella stazione dei Carabinieri di Montespertoli qualche giorno dopo il duplice delitto e dice di aver ricevuto una telefonata. Qualcuno che parlava un italiano corretto, senza inflessioni dialettali, e che quindi non era sicuramente né Pacciani né Vanni, gli ha telefonato a casa. Ha detto che telefonava per conto della procura di Firenze, addirittura diceva di parlare dal telefono della procura. Egli si trovava là, voleva sapere che cosa avesse detto il giovane Mainardi durante il percorso in autoambulanza, prima di spirare all'ospedale. Allegranti, che non è nato ieri, risponde che se la procura vuol sapere qualche cosa da lui, non ha che da convocarlo. Lui sarà ben lieto di andare in ufficio e di riferire tutto quello che sa. L'interlocutore, allora molto irritato dall'atteggiamento del testimone, ha provato a insistere, poi ha interrotto bruscamente la comunicazione. I carabinieri verbalizzano. Il fatto si ripete, non una ma più volte. Lo sconosciuto ritelefona a casa dell'Allegranti. Una volta lo raggiunge al suo posto di lavoro. La domanda è sempre quella: che ha detto il Mainardi? Ma nelle occasioni successive l'interlocutore ha un tono più urgente, addirittura minaccioso. Sono il mostro, dice. Risponde alla mia domanda, altrimenti farò un'altra strage a Baccaiano. Allegranti, benché terrorizzato, lo manda a quel paese. Da bravo e onesto cittadino qual è, torna dai carabinieri, riferisce e fa verbalizzare quello che gli è capitato. Allora, sembrerebbe, secondo quello che scrive Filastò, che ci sia stato qualcuno che ha telefonato ad Allegranti dopo il delitto di Baccaiano numerose volte. Ma chi era, secondo Filastò, questo personaggio? Anzi, perché queste telefonate? C'è un motivo speciale riguardante l'assassino, per cui lo sconosciuto interlocutore telefonico importuna più volte il povero Allegranti, al punto da terrorizzarlo. Questa è una domanda. C'è un motivo speciale al punto da terrorizzarlo? Si capisce che c'è. Riguarda appunto quella specie di trappola messa in piedi dalla dottoressa Della Monica. Lui sa bene che quantomeno una parte di verità c'è in quello che hanno pubblicato i giornali. Il Mainardi vivente non è un'invenzione dei cronisti, l'ha visto che si muoveva mentre stava abbandonando a precipizio il luogo dove aveva compiuto il duplice omicidio. In sostanza, Filastò pensa che queste telefonate le aveva fatte il mostro, no? È evidente. Per questo ha sparato quell'ultimo colpo.
Ma è possibile che l'abbia mancato. Stavolta gli è mancato il tempo di accertarsi, come nelle altre occasioni della morte di entrambe le vittime. È più che possibile che Mainardi abbia parlato durante il percorso per raggiungere l'ospedale. E che cosa può aver detto? Qualcosa per lui di molto compromettente, che può portare su di lui l'attenzione degli inquirenti. Ecco questa l'ipotesi di Filastò, che a telefonare all'Allegranti fosse stato il mostro. Ecco, diciamo che Filastò è possibile che avesse avuto modo di parlare con Allegranti, convincersi della fondatezza dei suoi racconti su queste telefonate, decidendo di convocarlo in aula al processo Vanni. E lo convocò il 16 dicembre 1997. Allora, gli scopi della sua convocazione erano due. Da una parte voleva dimostrare che Paolo Mainardi era stato soccorso sul sedile posteriore. Il secondo scopo era quello di cercare di dimostrare che le telefonate ricevute da Allegranti erano state opera del mostro e quella voce che Allegranti aveva sentito al telefono non aveva nulla a che fare né con Vanni né con Pacciani. Questo era lo scopo di Filastò. Allora, diciamo pure che la deposizione di Allegranti purtroppo per la difesa Vanni non andò molto bene, cioè Allegranti si dimostrò poco preciso, con notevoli difficoltà di memoria, che lui attribuì a un incidente stradale che aveva avuto nel 1984 e che gli provocava queste difficoltà di memoria, no? Comunque, per dimostrare che Allegranti era molto confuso e non è che fosse molto affidabile, leggiamo come raccontò l'intervento di soccorso di Paolo Mainardi. Domanda di Filastò: senta, ma lei era l'autista, come mai entrò lei dentro? Perché entra dentro? Perché quei bambini, se bambini si devono chiamare, cioè gli altri tre, no, i barellieri, che erano tutti giovani, due erano minorenni, però uno aveva quasi 30 anni, non era poi così tanto giovane, no, Gargalini. Quei bambini, se bambini si devono chiamare, mi sparivano in continuazione, erano emozionatissimi e quindi feci tutto da me. Questo dice Allegranti, no? Insomma, entrai dentro e mi appurai così da profano se era sempre vivo il primo che trovai, che era Antonella, oppure se era morta. Constatai nella mia possibilità riconoscendo che era morta. Passai di là e c'era lui, che era di dietro sempre, si intende, cascato. Non mi ricordo ora se era cascato sulla parte sinistra o sulla parte destra. Insomma, dalla parte dove aveva l'arteria spaccata e quindi si era tappata. Io quando l'ho rigirato cominciò a schizzare il sangue, quindi la preoccupazione superiore qual era? Subito di tappare l'emorragia per poterlo far arrivare al pronto soccorso, che lui fosse vivo. Questo racconta Allegranti, no? Filastò non aveva convocato i tre barellieri, ritenendo sufficiente la testimonianza di Allegranti per quanto riguardava la posizione di Paolo Mainardi in macchina. Lo fece il PM e infatti il 19, 3 giorni dopo, testimoniarono i barellieri. Riguardo all'intervento, abbiamo visto nel video opportuno che l'intervento interno alla macchina lo fecero Gargalini e Martini, per cui questo racconto di Allegranti non sembra veritiero. E in effetti, se si va a vedere quello che dissero i tre ragazzi, dissero questo. Allora, Martini, a domanda specifica, perché il PM diciamo, dai verbali sapeva come erano andate le cose e cercò di così dimostrare che Allegranti si sbagliava, non era affidabile sostanzialmente, no? Martini, e per la domanda, Martini, l'Allegranti credo sia stato a preparare la lettiga, ci ha dato una mano sicuramente a tirare fuori il corpo, non dalla macchina, ma dal fosso che era alto. Gargalini, Allegranti si doveva preoccupare a preparare la lettiga. Al momento che aveva preparato la lettiga, poi ci ha dato una mano ad adagiarlo sulla lettiga.
Curandai, l'avvocato Curandai gli domanda, quindi Allegranti non è entrato in macchina con voi ovviamente, Gargalini no. Poi è vero che Gargalini si mostrò incerto, non si ricordava bene se anche Allegranti avesse sentito avesse verificato se la ragazza era viva oppure no. Però insomma il soccorso di Paolo Mainardi in auto, Gargalini come gli altri disse di averlo fatto lui, principalmente lui insieme a Martini. Sentiamo Ciampi, che poi sembrerebbe che si chiamasse Ciappi. Ciampi è un nome sbagliato che compare nei documenti. Il PM gli domanda: ricorda questa operazione di estrazione dei corpi? L'Allegranti dov'era? Ma senz'altro non nella macchina. Non mi ricordo se è rimasto o all'ambulanza o era accanto a me, fuori dalla macchina ad aspettare, insomma ad aiutare gli altri due che erano dentro. Ecco, questo insomma questo equivoco, no? questa cosa sbagliata che Allegranti aveva detto, certamente non lo mise non lo mise in buona luce, e anche la parte relativa alle telefonate, insomma, secondo me risentì anche di questo fatto, ma anche di per sé non è che fosse molto affidabile il suo racconto. Cominciamo però, diciamo, a guardarlo. Allora, Filaston naturalmente lo interrogò per primo e vediamo cosa gli chiese riguardo la prima telefonata, che sul suo libro Filastò aveva detto che era stata fatta da qualcuno che si spacciava per uno della procura e che voleva sapere informazioni su quello che aveva detto Mainardi, no? Questo dice Filastò nel suo libro. Vediamo invece cosa disse in aula Allegranti. Domanda di Filastò: ci vuol dire più o meno la data della prima telefonata che ricevette? A che distanza rispetto al fatto o rispetto al funerale dei ragazzi, insomma? Risposta: ai funerali dei ragazzi poche ore, la notte stessa. I funerali erano avvenuti il 22 giugno, martedì. Delitto era di sabato, no, sabato notte. Filastò: ci dice il tenore di questa telefonata? Che cosa le disse questo qui che le telefonava? Chi era? Se era un uomo, se era una donna? E cosa le disse? Era un uomo che disse che si doveva stare attenti perché era pronto per fare una strage. Per cui già rispetto al libro di Filastò c'è questa differenza, no? Non era la prima telefonata uno che si spacciava per essere della procura e che voleva informazioni, ma era uno che aveva minacciato, non una minaccia, voleva fare una strage. Allegranti dice che poi afferma nella deposizione che avrebbe denunciato il fatto ai carabinieri di Montesperto. Rivedremo che il verbale relativo non sarebbe stato mai rintracciato. Poi ci furono altre telefonate, no? Telefonate successive, che Filastò chiede: senta, poi ricevette altre telefonate lei? Sì. Quante altre telefonate? Bah, io tutte non gliele posso raccontare di certo, perché non me le ricordo nemmeno. Ci dica particolari di qualcuna di queste telefonate. Cosa le disse l'interlocutore? Era sempre la stessa persona o era una persona diversa? Sì, era sempre la stessa persona, che era sempre le stesse persone, e mi chiamava spesso di notte, verso le 2 la notte. Diceva sempre le stesse cose, che gli era il mostro. Una volta si spacciò per la magistratura, per via che lui non credeva alla verbalizzazione, che è sottofirmato, non so, roba del genere. Dice: quindi siamo tutti qui in attesa perché non crediamo, c'è un po' una certa spaccatura tra di noi, e quindi dice si vuole sentire proprio a voce. Gli dissi: guardi che dove chiamarmi lo sa, io per telefono non gli rilascio niente. Filastò: e però lei si accorse che era la stessa persona dalla voce? Sì. Cioè sembrerebbe che quello che l'aveva minacciato di fare una strage sarebbe lo stesso che si era spacciato per uno della magistratura. Senta, ma cosa voleva sapere da lei questo signore in particolare? Già, cosa voleva sapere questo? Io penso, non che me l'ha chiesto, che volesse sapere se lui mi aveva detto alcune cose. Allora, si scopre che questo che si sarebbe spacciato per un rappresentante delle forze dell'ordine, della magistratura,
non aveva chiesto specificamente che cosa avesse detto Paolo Mainardi, ma è Allegranti che ritiene, dice, io penso, volesse sapere qualcosa, per cui la domanda cosa ha detto Mainardi non gliel'aveva fatta. Insomma, ancora una volta purtroppo si deve constatare che quando l'avvocato Filastò scrisse il suo libro mise le cose in un modo che non era proprio quello esatto. Insomma, questo bisogna dirlo. Purtroppo l'appassionato non va a guardare la trascrizione della deposizione di Allegranti, che si trova su insufficienza di prove, no? Il solito sito benemerito dove si trovano tutte queste deposizioni, ma legge semplicemente il libro di Filastò e si fa un'idea che non è proprio quella esatta, no? Allora, adesso passiamo a un'altra telefonata, una telefonata un po' diversa da quelle descritte fino a qui, una telefonata che Allegranti ricevette 2 anni dopo a Rimini mentre era in vacanza. Allora, fine luglio, questo è ancora il libro di Filastò. Fine luglio 1984. C'è stato da poco il duplice delitto di Vicchio. Vittime Pia Rontini e Claudio Stefanacci. Qui è sbagliato, fine luglio 1984 è sbagliato. Il delitto fu proprio a fine luglio, ma la telefonata vedremo che è di metà agosto e più. Comunque, c'è stato da poco questo delitto. Lorenzo Allegranti si trova con la famiglia in vacanza a Rimini, in una pensioncina economica da tutto compreso. Sta cenando tranquillamente. La vogliono al telefono, gli dice il cameriere. Sta attento, dice la voce, fredda, ma col tono di chi non è abituato a parlare a vuoto. Tu sei un uomo finito. Brusca interruzione della comunicazione. Ma allora, che strana telefonata, perché gli avrebbe detto queste cose questo personaggio? In aula, vediamo in aula, questo è il libro, vediamo in aula come la raccontò invece Allegranti. Eravamo a mangiare la sera e Allegranti dice, la chiamano al telefono, vabbè, io ero con mia figlia, mi venne dietro e andai in cabina, rispondendo, mi disse che era il cosiddetto mostro di Firenze e che gli ero stato condannato a morte. Ho avuto il processo, sono stato condannato a morte. Cioè, il mostro di Firenze telefona Allegranti e gli dice, guarda Allegranti, che sei stato condannato a morte. La voce sarebbe stata sempre la stessa, dice Allegranti, no, senza inflessioni dialettali. E Allegranti andò subito dai carabinieri di Rimini a denunciare il fatto. I carabinieri di Rimini ci credettero, tanto che, diciamo così, dettero peso a questa minaccia, tanto che assegnarono ad Allegranti una scorta, cioè di lì in avanti Allegranti ebbe qualcuno che in spiaggia e in albergo era sempre nei dintorni. Tant'è vero che ci fu poi una questione perché Allegranti allungò di qualche giorno la sua vacanza senza avvertire, i carabinieri si arrabbiarono, eccetera, eccetera. Allora, dopo l'interrogatorio di Filastò, Allegranti fu interrogato dal PM, che naturalmente cercò di metterlo in difficoltà. Ora, il PM sappiamo che era Canessa, no? Sappiamo anche che Canessa era uno che era molto bravo a fare il suo lavoro e che purtroppo, devo dire, come quello della maggior parte dei PM, non sempre è un lavoro che cerca la verità, ma diciamo che cerca di portare acqua al proprio mulino, no? E con Allegranti si comportò in modo, diciamo così, fin troppo brusco. Cioè l'uomo era in evidente difficoltà con la memoria, no? Aveva difficoltà, per esempio disse che aveva ricevuto una telefonata per la richiesta di soccorso per questa ambulanza a un'ora, alle 23:15, qualcosa del genere, che era sbagliata, e Canessa diciamo, non si sgomentò a insistere, a farglielo rilevare, questo come altre cose che aveva sbagliato, ma diciamo peccati veniali.
Ma invece la cosa più importante fu che delle cose che non andavano c'erano anche in queste telefonate. Allora, vediamo come Allegranti rispose alle domande riguardo queste telefonate. Il PM: lei mi sa dire quante telefonate in tutto ha ricevuto? Non so, saranno state 15-20. A distanza di? Alcune sono a distanza di alcuni giorni e alcune lo sono state a distanza di mesi. PM, queste telefonate 15-20 sono fra la notte del funerale e l'84, quando è andato a Rimini, successive? Anche dopo, risponde Allegranti. Quelle invece, fra la notte del funerale e la volta che ebbe la telefonata a Rimini, in tutto, quante saranno state? Cioè, tra la prima fino alla telefonata di Rimini esclusa. Diverse, 10 o 12, risponde Allegranti. Tutte di notte, di giorno? Ci sono state anche di giorno, che magari mi hanno cercato a casa, mi hanno cercato sul posto di lavoro, io non c'ero più, e poi mi hanno trovato sull'ora di cena. Sempre la stessa persona? Domanda il PM. Sempre la stessa persona, risponde Allegranti. Allora, il PM si era preparato, aveva fatto fare un controllo di quello che aveva affermato Allegranti, che non so se era stato interrogato, se era specificato nella richiesta di convocazione di Filastò. In ogni caso, Canessa aveva fatto fare un controllo e da questo controllo era risultato che verbali dai carabinieri di Montespertoli non ce n'era nemmeno uno. Cioè non risultava che mai Allegranti avesse fatto denunce in caserma dei carabinieri a Montespertoli. Non risultava, non c'erano questi verbali. C'era però il verbale di Rimini, quello c'era. E sul verbale di Rimini c'erano scritte delle cose interessanti per il PM, che lui lesse in aula, no? Io quel verbale non sono riuscito a trovarlo, però c'è la... Canessa lo lesse in aula e vediamo quello che lesse. Dopo circa 8-10 giorni dal mio intervento, qui è Allegranti che parla, dal mio intervento, cioè da quello dell'ambulanza, mentre mi trovavo nella sede della Croce d'Oro, telefonò uno sconosciuto dalla voce alterata, il quale, presentandosi come il mostro di Firenze, mi avvertiva con la voce: stai attento che la cosa non finisce qui. Poi chiudeva la comunicazione. Ecco, mi sono dimenticato di dire che, è chiaro, i carabinieri di Rimini presero sul serio le minacce che aveva ricevuto, la minaccia telefonica che aveva ricevuto Allegranti, però vollero sapere cosa c'era dietro e gli chiesero di raccontarli. Allegranti raccontò queste cose. Andiamo avanti. Altra telefonata veniva ricevuta dopo 20-25 giorni dalla prima. La seconda telefonata dopo 20-25 giorni, la prima dopo 8-10 giorni, non la notte del funerale, risultava nell'84 da quello che Allegranti aveva raccontato ai carabinieri di Rimini, ma dopo 8-10 giorni. La seconda telefonata dopo 20-25 giorni. Questa volta in abitazione, più o meno alla stessa ora della precedente, circa alle 3 di notte. E anche con questa, dopo essersi assicurato che stava parlando col signor Allegranti di Montespertoli, mi comunicava: sono il mostro di Firenze, è ora di farla finita. A seguito della seconda telefonata mi recai al locale comando carabinieri sporgendo regolare denuncia. Da allora non ho più ricevuto altre telefonate. Ecco, allora si vede come Allegranti, quando raccontò ai carabinieri di Rimini le minacce che aveva ricevuto, le telefonate che aveva ricevuto in precedenza, non parlò di telefonate di qualcuno che si era spacciato per magistrato, per rappresentante delle forze dell'ordine, ma parlò solo di 2 telefonate, non di 10-12, 2 telefonate di minaccia. Allora adesso ci si può domandare, ma qual è l'Allegranti che si ricorda bene? Quello dell'84, dopo 2 anni, che andò a denunciare la telefonata ricevuta nella pensioncina di Rimini ai carabinieri di Rimini,
o l'Allegranti che aveva parlato con Firastò sicuramente prima della sua convocazione in aula, l'Allegranti che parlò in aula, l'Allegranti che poi, vedremo, avrebbe rilasciato un'intervista che poi vedremo. È lecito, no, farsi questa domanda. Allora, prima di fare le considerazioni su questa storia, no? Sulle considerazioni finali, voglio fare un avvertimento. Allora, io ho nominato più volte il sito Mostro di Firenze, un caso ancora aperto. Anche nel caso della vicenda Spalletti, ho approfittato dei documenti che sono stati pubblicati da questo sito e forse anche altre volte. Ecco, devo dire che io ho cercato, per quanto riguarda Vallegranti, su questo sito delle informazioni e ho trovato delle cose che non tornano, cioè diciamo che non depongono per l'affidabilità di questo sito. È bene dirlo, perché chi ci va e va a cercare la vicenda degli Allegranti trova delle cose che non sono vere. Allora, se noi vediamo, nel sito è riportato la prima telefonata di Lorenzo Allegranti al 23 giugno 82, che è la notte dopo i funerali dei poveri ragazzi, che avvennero il pomeriggio del 22. Si dice nel sito: alle 2 di notte del 23 giugno arriva una telefonata che dice: Allegranti, se parla, lei è un uomo morto. Farò una strage, si ricordi, il mostro colpirà ancora. Che è una frase diversa anche da quelle che abbiamo letto fino adesso, no? Sempre questo sito parla di una seconda telefonata fatta la sera del giorno dopo, subito dopo cena, la sera del 23 giugno, dove il telefonista, quello che telefonava, avrebbe detto: sono della magistratura, siccome lei ha messo a verbale cose diverse da quelle riferite dagli altri testimoni, voglio che mi racconti esattamente tutto quello che sa. Scrivono quelli del sito. Allegranti prontamente gli risponde: se vuole questo mi convochi in procura o dai carabinieri, al telefono non le racconto un bel niente. Ci sono altre pagine su Allegranti, c'è un'altra pagina, una terza pagina, e poi ci fermiamo qua, dove quelli del sito parlano di una denuncia collocata al 24 giugno 82, cioè il giorno dopo questa seconda telefonata, e scrivono: Lorenzo Allegranti, a seguito di queste 2 telefonate, si presenta alla stazione dei carabinieri di Montespertoli per denunciare l'accaduto. I carabinieri verbalizzano e poi trasmettono la denuncia alla procura di Firenze, che non sembra interessarsi più di tanto alla vicenda. Non si capisce questo fatto, questa trasmissione della denuncia alla procura di Firenze, che poi non si sarebbe interessata, dove l'abbiano trovato, no? Questi qui di questo sito. Tra l'altro, nell'elenco che viene fuori cercando Lorenzo Allegranti, viene fuori un elenco di articoli. Nell'articolo relativo a questa denuncia c'è anche l'immagine di un documento. Sembrerebbe il documento, la denuncia, il verbale, diciamo, di denuncia di Lorenzo Allegranti, ma è un documento nel quale non si legge niente. Se si ingrandisce è sgranato, non si legge niente. Se si va a vedere, io sono andato nell'HTML corrispondente a quella pagina, sono andato a vedere l'immagine che hanno utilizzato. Quest'immagine è denominata esempio documento, il nome dell'immagine. Ora, il nome dell'immagine non vuol dire niente, no? Quando si fanno queste pagine si possono denominare le immagini come si vuole, questo nome non compare fuori, non è un nome che chi visita la pagina vede. È un nome interno, però se il programmatore che ha inserito questa immagine l'ha chiamata documento esempio e non l'ha chiamata verbale Allegranti, un motivo ci deve essere, no? In effetti questo verbale non esiste, non è stato rintracciato, lo disse Canessa in aula, insomma è un verbale che non risulta, e il fatto di mettere lì questo documento come se fosse veramente il verbale è un po', insomma, io la chiamerei una gabola. Non so come la chiamereste voi. Ma c'è di più. Anche le due telefonate che su questo sito vengono elencate sono telefonate che vengono prese da un articolo di Visto dove viene fatta un'intervista a Lorenzo Allegranti, per cui niente di ufficiale. L'articolo è questo, è un articolo inserito su insufficienza di prove,
però senza data, non si sa di quando è. Leggiamolo. A lunedì, leggiamolo in una parte, perché l'articolo è lungo. A lunedì sono stato ai funerali dei due ragazzi, li conoscevo bene. Alle 2 del mattino, dopo, sono stato svegliato da una telefonata. Ho risposto e ho sentito quella voce. Allegranti, se parla, lei è un uomo morto. Farò una strage, si ricordi, il mostro colpirà ancora, che è esattamente il testo che il sito Mostro di Firenze, un caso ancora aperto, mette come prima telefonata, e mette esattamente questo testo. E ha riattaccato. Una sera dopo cena mi ha telefonato e mi ha detto: sono della magistratura, siccome lei ha messo a verbale cose diverse da quelle riferite dagli altri testimoni, voglio che mi racconti esattamente tutto quello che sa. E io ho risposto: se vuole questo mi convochi in procura o dai carabinieri. Al telefono non le racconto un bel niente. Sono esattamente le frasi che quelli del sito mettono come seconda telefonata. Su questa intervista, questa seconda telefonata non è datata, lui dice una sera dopo cena. Quelli del sito mettono la sera dopo, la sera diciamo del 23 giugno. Ecco, ebbene, mi è sembrato opportuno raccontare questo fatto, perché chi va su questo sito a leggere la storia di Allegranti trova delle cose che non sono vere. Ecco. Ma adesso facciamo qualche riflessione, no? Come conclusione su tutta questa vicenda che vi ho raccontato. Allora, a parte le inesattezze, quando ho telefonato, quante volte, compagnia bella, ma ragionevolmente, poteva essere stato il mostro di Firenze a telefonare ad Allegranti? Per quale motivo lo avrebbe fatto? Allora, innanzitutto è difficile credere, come invece Allegranti sostenne, che in tutte queste telefonate a telefonare sarebbe stata la stessa voce, perfino a Rimini, no? Cioè, dopo 2 anni lui si ricordava della stessa voce, a meno che non fosse stata una voce con delle caratteristiche particolari, è un po' difficile che se la fosse ricordata. Su questo c'è da crederci poco. È possibile invece che queste telefonate, quante furono? Furono forse 3, 4, 5, non si sa, fossero state fatte da persone diverse. Io personalmente credo che le prime telefonate fossero state fatte, la prima telefonata almeno fosse stata fatta dal solito mitomane, cioè dal solito imbecille che aveva letto il nome di Allegranti sul giornale, aveva cercato il numero di telefono sull'elenco, che a quel tempo si potevano avere i numeri di telefono delle persone, e aveva telefonato ad Allegranti per minacciarlo, no? Per divertirsi. Il nome di Allegranti era comparso subito sui giornali. Per esempio, sulla Nazione del 21, cioè prima di questa telefonata, prima sicuramente di questa telefonata, si legge: viene intervistato. Erano completamente vestiti, dice l'autista dell'ambulanza della Croce d'Oro, Lorenzo Allegranti, cioè il nome e cognome. Il ragazzo era una maschera di sangue, respirava a fatica. È riuscito a dire qualcosa durante il tragitto? No, non poteva assolutamente parlare. Per cui, insomma, anche in questo, cioè lo stesso mostro che si presume avesse letto questo articolo aveva letto che il ragazzo non aveva detto niente, no? Ma supponiamo pure che la trappola del magistrato di Silvia Della Monica avesse funzionato, ma era proprio Allegranti quello a cui il mostro poteva chiedere che cosa aveva detto Paolo Mainardi. Allegranti era quello che guidava l'ambulanza. Se proprio il mostro fosse stato così imbecille da telefonare a uno dei soccorritori per chiedergli che cosa aveva detto Paolo Mainardi, sperando di saperlo, avrebbe cercato di farlo ai ragazzi che erano dentro il vano dell'ambulanza, che avevano assistito il povero Paolo Mainardi durante il tragitto. Ma poi il ragazzo era morto dopo 8 ore, avevano scritto sui giornali, no? Per cui c'erano state altre 1000 occasioni, se veramente avesse avuto dei momenti di lucidità in cui poteva parlare, per cui c'erano 1000 altre persone alle quali poter chiedere. Questi vanno a chiedere proprio all'autista di ambulanze che
l'unico contatto che aveva avuto con Paolo Mainardi era stato quello di caricarlo sulla barella, metterlo dentro e, arrivati all'ospedale, forse aiutare gli infermieri a tirarlo giù dall'ambulanza, forse nemmeno, perché lui era l'autista, c'erano già 3 ragazzi dentro e c'erano gli infermieri dell'ospedale. Cui che il mostro avesse chiamato proprio Allegranti era veramente assurdo. Io ritengo che all'inizio fosse stato qualche mitomane. Poi, visto il tipo, no? Cioè, Allegranti era un tipo un po', diciamo così, estroso, un po' sanguigno anche, lo dimostrò nella sua deposizione, no? Anche in seguito, nelle interviste. È probabile che nell'ambito nel suo ambito di lavoro, tra i suoi amici, qualcuno lo avesse sentito più volte dire di questo mostro che gli telefonava, eccetera, eccetera. Ecco, ora, chi poteva conoscere il numero di telefono della pensioncina di Rimini, dove lui andava tutti gli anni? Attenzione, era una pensioncina dove lui stesso dice che andava tutti gli anni, no? Questo numero, questa pensioncina e poi conseguentemente il suo numero lo potevano sapere meglio di tutti i suoi conoscenti, insomma i suoi colleghi di lavoro, i suoi amici. Certamente non il mostro, cioè Filastoti tira fuori il discorso del mostro poliziotto che avrebbe avuto accesso a informazioni riservate, ma tra cui anche la pensioncina dove Allegranti trascorreva le proprie vacanze estive con la moglie, con la figlia, la moglie forse, la moglie non si dice, ma insomma con la figlia. Io penso che è molto più facile che questo numero fosse stato rintracciato dai amici, dai colleghi di Allegranti e che gli avessero voluto fare uno scherzo, insomma, no? Cioè, visto il tipo che continuava a dire il mostro mi telefona, il mostro mi telefona. Io penso che sia lo scenario più plausibile. Beh, a questo punto diciamo che il video può finire, no? Prima che finisca vorrei lanciare un piccolo, non so come chiamarlo, un aggancio a quelli che saranno i video futuri, a un argomento di video futuri. È molto molto probabile che davvero la trappola di Silvia Della Monica qualche cosa avesse ottenuto, non proprio quello che si aspettava lei, anzi, però qualcosa avesse ottenuto. Guarda caso, ricordiamoci, credo di averlo già detto, che in un articolo forse del giorno dopo c'era proprio un servizio su Silvia Della Monica, dove si diceva che lavorava in procura, eccetera, eccetera. No? Vi ricorderete, cioè, saprete che anni dopo, nell'85, ci sarebbe stato l'invio della lettera con il frammento di seno della povera ragazza francese proprio a Silvia Della Monica. Ma già a fine luglio 82 Silvia Della Monica ricevette un biglietto. Era del mostro? Ma è possibile. In questo biglietto c'era scritto, si suggeriva al magistrato di andare a interessarsi di un vecchio duplice omicidio avvenuto nel 1968 a Signa. Ma questo lo vedremo in un prossimo video. Vi saluto.